abbastanza semplice trovare un'idea per creare una blusa sfogliando riviste che propongono dei modelli già fatti. Ho trovato un modello semplice del quale mi ha colpito subito la stoffa, in particolare l'abbinamento tra fantasie geometriche e floreali. Ho pensato di usare una bella stoffa, però più pesante, per trasformare la blusa in un capo adatto al periodo invernale. Mi piacerebbe anche modificare alcuni dettagli, personalizzando il modello e rendendolo più affine ai gusti personali. Chiedendo un consiglio al negoziante di fiducia, ho trovato una stoffa molto adatta per un capo invernale ed elegante. Ogni modello è accompagnato da una sigla che serve per identificare il disegno schematizzato nella parte centrale della rivista, dove è riportata anche la descrizione dettagliata. Troviamo le informazioni sull'occorrente, la metratura della stoffa ed altri oggetti accessori. È riportata un'anteprima sui pezzi di carta modello da fare e troviamo anche un consiglio su come posizionare la carta modello sulla stoffa. Ogni taglia è abbinata ad un tratteggio di tipo e colore diverso, contraddistinto da una cifra per facilitare la reperibilità. I fogli con i tratteggi sono divisi in più facciate. Scelgo il foglio D e cerco i numeri rossi da 6 a 9 che indicano la posizione del tratteggio rosso associato alla taglia 42-44. Partendo dal numero 6, scorrendo verso l'alto, troverò il tratteggio che mi interessa. Lo seguo con lo sguardo per avere una visione dell'insieme. Alcune linee sono continue perché indicano un asse di simmetria lungo il quale la stoffa non va tagliata ma piegata prima del taglio. Usando la carta velina ricalco i vari elementi che compongono il modello. Riporto tutte le linee guida come indicato nello schema e segno tutti i trattini di coincidenza numerati utili in fase di assemblaggio. Punto con gli spilli i pezzi di carta modello sulla stoffa doppia, posizionando i lati che non devono essere tagliati sul bordo piegato come nello schema. Taglio la stoffa a 2 cm dai bordi dello stampo seguendo i contorni del modello. Per le maniche ho ripiegato la stoffa su se stessa dritto contro dritto per ottenere 2 pezzi simmetrici. Ho orientato la stoffa in modo da porre le righe sulla parte inferiore delle maniche. Ho ricavato in più un pezzo utile per rifinire la parte interna dello scolo dietro in continuità con la parte anteriore che rifinirà la cerniera. È necessario rifinire tutti i bordi a zig-zag per impedire che si disgreghino durante la lavorazione. Impostare la macchina da cucire con un passo di 2,5 e punto a zig-zag larghezza massima. È utile iniziare l'assemblaggio imbastendo a mano con un filo di colore ben visibile sul tessuto. Il filo va usato doppio per renderlo più resistente. I passi dell'imbastitura devono essere larghi per facilitare la rimozione del filo. Iniziamo con le pinze sulla parte davanti, imbastendo a circa 1 cm dal bordo del taglio. Imbastiamo anche le pinze sulla parte dietro, prima però ripasso col gesso i contorni disegnati in precedenza come sul modello.
L'imbastitura visibile sul dietro sarà la guida per cucire a macchina. Sovrappongo le parti davanti e dietro facendo coincidere il taglio delle spalle e mettendo le due parti dritto contro dritto. Unisco le spalle con gli spilli, unisco anche i fianchi partendo dai trattini di coincidenza segnati sulla stoffa e riportati dalla carta modello. Imbastiamo usando un filo colorato e ben visibile. Per poter indossare la blusa e provarla, devo tagliare lo scollo. Posiziono il ripiego davanti partendo dal taglio delle spalle e puntandolo con gli aghi su tutta la lunghezza. Disegno con il gesso la linea di taglio sulla parte davanti, controllo che la linea di taglio sia esattamente a metà, segno il limite del taglio usando la cerniera. La mia prova non è andata molto bene, la blusa era troppo larga nonostante avessi scelto la misura 42-44. Quindi ho corretto spostando le imbastiture dei fianchi di circa 5 cm verso l'interno. Se la prova va bene, possiamo procedere e cucire a macchina con punto dritto, stando leggermente a fianco del filo di imbastitura. Ho cucito sia le spalle che i fianchi, stando leggermente verso l'interno perché la blusa era leggermente larga. Cucire a macchina le pinze sulla parte davanti e sulla parte dietro. Poi rimuovere i fili dell'imbastitura e stirare tutte le cuciture. Stirare le pinze davanti verso il basso e quelle dietro verso l'interno. Il montaggio della cerniera è la prima difficoltà finora riscontrata nell'esecuzione del modello. Tuttavia, procedendo per passi ed eseguendo con attenzione, è possibile riuscire al primo tentativo. Nei dettagli del video troverai il link al video di approfondimento sul montaggio della cerniera. Osservando i due bordi del colletto, notiamo che il bordo inferiore riporta i segni di coincidenza con le cuciture delle spalle, invece la parte superiore non riporta alcun segno. Posizionare le due parti del colletto dritto contro dritto, puntare con gli spilli e imbastire sul contorno superiore. Cucire a macchina a mezzo centimetro circa dal bordo. Rovesciare il colletto sul dritto e stirare la cucitura. Trovare la metà dello scollo dietro della blusa e puntare uno spillo. Fare la stessa cosa con il colletto. Posizionare la parte interna del colletto sulla parte interna dello scollo dietro in corrispondenza dello spillo che segna il centro.
Proseguire unendo con gli spilli dal centro verso le due estremità, facendo attenzione a far corrispondere i punti di coincidenza con la cucitura delle spalle. Imbastire e cucire a macchina facendo attenzione verso le estremità in corrispondenza dei fermi della cerniera. Ripiegare la parte esterna del colletto sulla cucitura appena fatta, fissare con gli spilli e imbastire. Successivamente cucire lentamente a macchina sulla parte esterna vicino al bordo. Ripiegare le maniche nel senso della lunghezza con il dritto verso l'interno e imbastire le lunghezze. Girare la blusa sul rovescio e posizionare ogni manica nel rispettivo incavo, facendo coincidere la cucitura della manica con la cucitura laterale della blusa. Appuntare il resto inserendo la manica nell'incavo e seguendo l'intero bordo. Fare una seconda prova per verificare le cuciture e la lunghezza delle maniche. Cucire a macchina e successivamente togliere l'imbastitura. Rifinire l'orlo delle maniche ripiegando il bordo verso l'interno, prima puntandolo con gli spilli, poi imbastendo e successivamente cucendo a macchina. Nella rivista era consigliato l'uso di una cerniera decorativa, però non trovandola in merceria ho comprato una semplice cerniera a basso costo che poi ho decorato con piccole perline nere cucite a mano. Sul tiretto di plastica ho cucito le perline raggruppandone una decina alla volta sul filo e ripetendo per 5-6 volte fino a formare un piccolo grappolo. Sulle cuciture laterali ho cucito una alla volta le perline, distanziate a circa 4-5 mm.
A questo punto non ci rimane che fare l'orlo, piegare il bordo su se stesso 2 volte, fissarlo con gli spilli e imbastire. Finalmente cucire a macchina sul davanti e stirare.